Ma io direi di non perdere altro tempo e di iniziare seriamente subito dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Garage. Oggi sono alle prese con la Fiat Panda 4x4 169 alla quale voglio andare a sostituire le pasticche freno posteriori. Dovete sapere che quest'auto ha posteriormente non le ganasce bensì il sistema dei dischi con le pinze freno. Come avete già visto ho sollevato l'auto, dopo andrò a togliere le ruote e andremo a vedere l'occorrente per effettuare questa operazione. Ricordiamoci di togliere il freno a mano perché dovete sapere che il freno a mano comanda le pinze freno posteriori, quindi freno a mano tirato avremo le pinze chiuse, quindi non potremo liberare le pasticche. Ovviamente la raccomandazione che vi faccio è che se non vi sentite al 100% sicuri di ciò che state facendo, non agite, non operate sui freni, perché sono degli elementi fondamentali nell'automobile. Quindi se non siete al 100% sicuri, rivolgetevi a un professionista del settore. Quindi ora andiamo a vedere l'occorrente che serve per fare questo lavoro. Andiamo a fare spesa, vediamo qui kit arretra pistoncini freno, benissimo, poi abbiamo pasticche freno posteriori Panda. In più ci prendiamo anche un po' di grasso a rame, un po' di silicone grasso per lubrificare i pistoncini e direi che è tutto. Una volta tolta la ruota possiamo vedere il disco che comunque non ha alcun bordino, questa è la pinza, questa è la staffa e ora ci andiamo a vedere una delle due pasticche che risulta abbastanza consumata. Poi vedremo se anche la pasticca, quella dietro, è consumata in maniera uniforme, quindi omogenea rispetto a quella che vediamo qui davanti. Per curiosità sono passato a vedere anche l'altro lato, quindi lato passeggero, e anche qui risulta molto consumata. Per arretrare i pistoncini di questo tipo di pinze c'è bisogno dell'attrezzatura che sono andato a prendere prima in officina. Il kit per arretrare i pistoncini è questo qui. Qui abbiamo tutta questa serie di adattatori che permetteranno di ruotare il pistone della pinza freno e contemporaneamente spingerlo, quindi ruotare e spingere contemporaneamente. Per spingere e ruotare contemporaneamente questi dischetti ci sono queste barre filettate che sono di due tipi, una è destrorsa e una è sinistrossa. In più abbiamo questa piattina di ferro che simula la pastiglia e quindi dopo vedremo ci permetterà di fare resistenza e quindi riuscire a girare e spingere contemporaneamente questi dischi. Ovviamente questi dischi sono diversi perché sono per diverse auto. Allora, da questa leggenda, tabella, ho visto che Fiat Alfa Romeo mi dice numero 4, quindi adattatore numero 4 con ovviamente questa va per tutti e poi destrosso, quindi si avvita, mentre si avvita lui rientra, il pistoncino rientra in maniera tale che possiamo installare le nuove
pasticche, che sono più spesse ovviamente di quelle consumate, e far sì che, avendo arretrato il pistone, la pinza possa rientrare. Ovviamente il link a tutti i prodotti che utilizzo e in special modo a questo kit per far arretrare i pistoncini lo troverete qui sotto in descrizione. Sono link Amazon che permettono di sostenere il canale senza addebitare a voi spese. I prodotti che acquistate costano uguali, ma passando attraverso il link sopporterete il canale. Vediamoci anche le pastiglie che ho preso. Sono della Brembo e in più queste hanno la comodità che ci sono i fermagli di ricambio e anche le viti di ricambio con il frenafiletto già incorporato, quindi possiamo rimettere tutto nuovo. Prima di procedere a rimuovere le pasticche posteriori della Fiat Panda è buona norma aprire il tappo, giusto socchiuso, il tappo del serbatoio dell'olio dei freni. In questa maniera facilitiamo il rientro dei pistoncini e dopo potremo andare a vedere il livello che è risalito, perché quando faremo rientrare i pistoncini e metteremo le pastiglie nuove che saranno più spesse, avremo che il livello risalirà. Siamo tornati alla pinza. Qui ci sono due viti con la testa da 13 mm e dobbiamo andare a smollare questa e quest'altra. Quando inizierà a ruotare, qui questa parte qui dietro, dobbiamo metterci una chiave. La chiave giusta per bloccare questo controdado è risultata essere la 17. In più utilizzo anche questa chiave a cricchetto che negli spazi angusti e scomodi risulta essere molto più comoda del cricchetto da mezzo pollice. Tirato via le due viti che hanno del frenafiletto, ma che andremo a sostituire visto che le abbiamo nuove di zecca. Ecco qua. Ok, la pinza è uscita, ora ce la mettiamo qui e andiamo a vedere come far arretrare questo pistone utilizzando l'attrezzatura che abbiamo visto prima. Nel frattempo possiamo togliere anche le vecchie pasticche. Diciamo che questa esterna si è consumata di più di quella interna, e questo che vediamo è un grano che dobbiamo stare attenti a far rientrare esattamente in questo incasso qui, in uno di questi incassi, perché se facciamo capitare il grano, questo qui, su queste parti rialzate, faremo veramente una schifezza, perché poi la pasticca lavorerà molto male. Eccoci qui, ora mi concentro nel far rientrare il pistone e poi con calma mi pulisco tutta la sede qui dove erano le vecchie pasticche, sostituisco i fermagli, do una spazzolata con la spazzola metallica. Quindi infilo questa pastiglia, diciamo, fasulla, che però mi permetterà di far resistenza qui, e ci metto l'adattatore. L'adattatore è magnetico, quindi si attacca da solo. Ovviamente cerco di far entrare questi grani negli incassi presenti sul pistone e poi metto in tensione utilizzando questa pasticca. Quando è andato in tensione inizio a girare, a ruotare.
Quando vedo che la pasticca si è allentata, rimetto nuovamente in tensione e continuo a girare. Perfetto, adesso libero tutto l'apparecchio qui e vediamo che il pistone è rientrato. Vedete come il pistoncino è rientrato, poi dovremo orientarlo per far capitare quegli incassi nei grani presenti nelle pasticche. Quindi ora rimuovo questi fermagli 1 e 2 e do una pulita generale un po' a tutto. Volendo si potrebbe pensare anche di ingrassare, mettere un po' di grasso su questi pernetti che sono 2, 1 e 2. Diamo una bella pulita con il pulitore freni, mettiamo sotto il cartone perché non sporchiamo il pavimento. Per quanto riguarda i pistoncini, ora una bella pulita e gli metto un po' di grasso al silicone. Ovviamente non invertiamo quello superiore con quello inferiore, visto che sono diversi. Ora li andiamo a rimontare. Quello inferiore assicuriamoci che scorra liberamente e quello superiore. Quindi ora vado a rimettere i fermagli, quelli nuovi. Ok, li ho sistemati e ora sono pronti ad accogliere una pastiglia di qua e un'altra pastiglia di qua. Allora, siccome il disco non ha alcun bordo qui, perché è veramente nuovo, non c'è bisogno di andare a fare uno smusso lungo questa parte e quest'altra parte della pasticca. Altrimenti con un flessibile, con una mola, avremmo potuto, o con una lima, limare un po' questa parte per farla adattare al bordo qui e al bordo interno del disco. Io andrò a mettere giusto a sporcare appena con un po' di grasso a rame, ma proprio appena perché non mi piace sporcare molto, e vado a inserire la pasticca lungo il binario. La prima è andata e ora faccio anche con la seconda. Ok, le due pasticche sono nelle loro sedi e ora non mi resta che cercare di allineare il perno, il grano, per farlo capitare in uno di questi 4 scassi. Per fare questo non mi resta che utilizzare nuovamente l'apparecchio per dare giusto una bottarella, perché ho notato che il verso d'ingresso è così, quindi capiterà qui. Allora, io adesso l'ho inserito, perdeteci tempo a fare questo, a inserirlo correttamente. Fate capitare ovviamente anche le alette metalliche del fermaglio esternamente, in maniera tale che non vadano a essere piegate a forza dalla pinza che state rimettendo. Quindi ora non resta che rimettere la vite, questa su da 13 e quest'altra giù.
Siamo fortunati che nel kit della Brembo, quindi un plauso alla Brembo, c'erano oltre che ai fermagli anche le viti nuove, quindi ne approfitto e cambiamo tutto. Riavvito con la 13 e quando inizia a ruotare il perno ci metto la 17. Stringo dapprima con la chiave, bloccando sempre il perno con la 17 e poi con la dinamometrica chiudo a 57. Uno e due, a posto. Adesso che ho terminato con la parte lato guidatore, passerò a fare quella lato passeggero. Non ve la farò vedere perché essenzialmente è la stessa procedura. Mi raccomando di pulire il disco, perché avendo utilizzato i guanti un po' sporchi si è sporcato, quindi prima di rimettere la ruota è necessario dare una pulita con il pulitore per dischi freno. Ma ora prima vi concedo una pausa facendomi un bel caffè d'orzo. Una volta che ho terminato di cambiare le pasticche anche al lato passeggero, prima di rimettere le ruote provvedo a dare delle pompate sul freno e a tirare il freno a mano in maniera tale da far avvicinare il pistone e quindi verificare che effettivamente le pasticche si siano allineate bene per quella storia del grano sull'incasso di cui vi ho parlato diverse volte prima. Quindi ora qualche pompata. Inizialmente il freno sarà abbastanza, ecco, morbido, poi ora già è duro, non ho finito di dirlo ed è diventato duro. Anche il freno a mano inizialmente era molto morbido, tant'è che arrivava qui, e poi ora già è tornato alla normalità. Ora controllo che tutto sia perfetto, la pasticca quella più esterna, mentre quella più interna è molto difficile farvelo vedere, però il grano è allineato con l'incasso, è veramente molto difficile farvelo vedere. Dopo aver rimesso le due ruote e stretto con la chiave dinamometrica, vado a controllare il livello, che risulta essere esattamente, non so se si vede ma penso di no, al massimo. Quindi ora è al massimo, non di più non di meno, quindi chiudo. Per quanto riguarda queste viti e questi fermagli, il mio consiglio è di non buttarli, perché potrebbero sempre tornare utili. Magari in futuro andiamo a cambiare le pastiglie e non ci sono, soprattutto le viti, magari qualche vite potrebbe spanarsi la testa e nel kit non lo troviamo, quindi andiamo a riciclare nuovamente queste qui vecchie, mettendoci magari del frenafiletto fresco. Mentre invece
le pastiglie, queste possono essere smaltite. Ed eccoci quindi, cari iscritti del canale Segugio Garage, giunti al termine di questo ennesimo video. In questo video ho sostituito le pastiglie posteriori nella Fiat Panda 4x4 169. Se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e lascia qui sotto un commento. Quindi con questo è tutto, un saluto e alla prossima!